Avevo già postato una guida sugli effetti, ma da mesi ricevo diversi messaggi privati in cui mi si chiede di spiegare meglio il rotary speaker, cioè il Leslie. Premetto che ModiX e Montage non hanno una sezione organi dedicata e quindi anche il Leslie non è particolarmente realistico. Va un po' meglio nelle recenti versioni M. Comunque la richiesta più ricorrente è: quali sono le impostazioni migliori? In realtà non c'è una soluzione valida per tutti, dipende da quello che si vuole ottenere. Perciò è fondamentale comprendere a cosa servono tutti questi numerini qua, almeno quelli più importanti, in modo che ognuno possa regolarli come preferisce. Ma per capire meglio di cosa stiamo parlando, dobbiamo prima capire come funziona il vero Leslie. Sostanzialmente era un box in legno che conteneva un amplificatore e due altoparlanti in rotazione, woofer rotor per i bassi e una doppia tromba horn per gli alti. Era comunemente usato a partire dagli anni 30, 40, 50 per amplificare l'organo Hammond. Tra parentesi, parlo al passato perché non se ne vedono quasi più, dato che costano un botto, sono pesanti e ingombranti. Ormai vengono simulati con algoritmi digitali come gli organi. Chiusa parentesi. La rotazione di rotor e horn dava al suono dell'organo un effetto corale, ma il bello è che si potevano scegliere due velocità di rotazione: lenta, slow, corale, e veloce, fast, tremolo. La rotazione dei due diffusori era possibile grazie ai rispettivi motori, a cui erano collegati ciascuno con una cinghia. Quindi, dato che i motori erano due, le loro velocità potevano essere leggermente differenti. Come differente poteva essere il tempo impiegato da ognuno dei due a cambiare velocità, da lenta a veloce e viceversa, che dipendeva anche dalla tensione e l'usura delle due cinghie, oltre che dall'inerzia dei blocchi in rotazione. Un'altra cosa: nelle registrazioni e nelle amplificazioni da palco venivano spesso impiegati più microfoni, di norma uno verso il basso, verso il rotore, e due sulle trombe, questi ultimi disposti con un'apertura fino a 180 gradi. L'angolo scelto influiva soprattutto sulla spazialità del suono. E per finire, bilanciando il volume tra microfoni sopra e quello sotto, si realizzava di fatto il tono generale del Leslie. Detto questo, andiamo a vedere i settaggi sulla tastiera. Per prima cosa, ovviamente, ci serve un organo. Ne scelgo uno semplice qua, dai preset. Vediamo gli effetti. Ecco qui, rotary speaker. Notiamo che ce ne sono due tipi, ma bene o male i settaggi più importanti sono quasi gli stessi. Apriamo il rotary 1, lasciamo perdere i preset e guardiamo piuttosto i vari parametri. Questo è l'interruttore per attivare la rotazione veloce. Come già dovreste sapere, possiamo collegare questo pulsantino a un controller qualsiasi. Io preferisco il pedal switch. Basta selezionare il pulsantino, in genere lasciato in off, cioè rotazione lenta, premere CTRL Assign e poi toccare il pedale. Dopodiché si assegna un certo valore in maniera che ci sia lo scatto. Ora sono collegati. Da qui possiamo bilanciare i livelli fra rotor e horn. Praticamente, come ho detto prima, si regola il tono. Normalmente si tiene al centro e si modifica se necessario. Qui invece definiamo l'angolo dei due microfoni sulle trombe. La scelta va fatta letteralmente a orecchio, ascoltando il risultato in tempo reale. Attenzione che la stereofonia percepita in cuffia è più accentuata rispetto all'ascolto delle casse. Da queste caselle si regola l'intensità della modulazione per rotor e horn. A 0 l'effetto è del tutto assente.
Da qui si definisce la velocità lenta e veloce, sia di rotor che di horn, espresse in Hertz, cioè giri al secondo. E infine i cambi di velocità. Più piccolo è il numero e più rapida la variazione. Per maggiore realismo, Horn dovrebbe cambiare più velocemente perché è più leggero di rotor. Qui è possibile equalizzare bassi e alti definendo guadagno e frequenza di taglio. Ora diamo un'occhiata ai Rotary 2. Su montaggi credo si chiami Real Rotary. Anche qui c'è il solito interruttore per scegliere rotazione lenta o veloce. Lo riprogrammo. Il campo drive qui simula una leggera saturazione valvolare. Su questo Rotary, anziché l'equalizzatore, abbiamo un semplice controllo di tono. Anche qui possiamo bilanciare rotor e horn. Questa profondità di modulazione riguarda solo rotor, non ha effetto su horn. Poi abbiamo il livello di uscita finale, quello d'ingresso. Quello d'ingresso, se tenuto alto, contribuisce alla saturazione, come in un vero amplificatore valvolare. L'angolo dei microfoni superiori. E anche qui possiamo regolare le velocità di ognuno dei due diffusori, ma stavolta espresse in RPM, cioè rotazioni per minuto. E per finire qui impostiamo la rapidità dei due cambi di velocità, stavolta distinti da lento a veloce e da veloce a lento, e con una diversa unità di misura. Per i più pignoli ho recuperato impostazioni di fabbrica dell'Esli. Vi indico le velocità sia in RPM che in Hertz, ma ovviamente andrebbero viste come valori di partenza, per poi personalizzare secondo i propri gusti e anche secondo i brani da eseguire. Idem per tutte le altre impostazioni che vi ho mostrato. Provatele, sperimentatele, ascoltate per capire come influenzano il suono. E come al solito, buon divertimento a tutti.